Dopo ben 4 mesi torno finalmente in gara alla Franciacorta Summer Challenge il 25 luglio 2021 nel circuito di Castrezzato. La mia categoria è la KZ2, siamo una quindicina di piloti e sono tutti molto veloci e ben più esperti di me in gara. Ovviamente sarà una gara molto difficile, ma la determinazione a dare tutto me stesso non manca. Gareggerò con il mio solito e veloce Birelart S12 motorizzato TM KZR1 e da regolamento utilizzeremo le MG gialle e avremo un peso di 175 kg, il solito della KZ2 italiana. La gara in questione si svolgerà in un singolo giorno, la domenica, ed è divisa in 4 diverse fasi. Un primo turno da 10 minuti di riscaldamento, un turno di qualifica da 8 minuti, la prefinale da 14 giri e la finale da 18. Ed è proprio alle 9:30 che, dopo aver sistemato tutto il kart e aver montato un treno di MG gialle nuove, inizia il primo turno di warm-up. L'idea è quella di sfruttare tutti i 10 minuti del turno e spingere al massimo sin da subito, andando un po' a simulare la qualifica, che è il turno successivo. Ed essendo già a gomma nuova posso anche farmi un'idea del tempo che potrei potenzialmente raggiungere. Quindi allacciamoci il casco e let's go! In questo turno ho ottenuto il mio record di questa pista, un 46,81. Direi che va molto bene, è un buon tempo e soprattutto ho avuto un ottimo feeling con il mezzo, ma non mi faccio distrarre dal buon risultato e resto concentrato al 100% per il turno successivo, come già detto, la qualifica. Ora, in questa qualifica ho deciso di adottare una strategia semplicissima, ossia quella di partire subito al verde, così da scaldare tranquillamente e poter dare il mio 100% subito dopo. Ed è effettivamente ciò che ho fatto, quindi un giro di riscaldamento, un giro in cui iniziavo a spingere e nei giri successivi avrei dovuto fare il mio tempo. Ma le cose non sono andate proprio come previsto. Infatti, un pilota che è entrato dopo di me ha deciso di scaldare andando molto piano direttamente in traiettoria, facendomi buttare il mio primo giro buono. Mi sono girato un po' le palle, ma elimino tutti i pensieri negativi e cerco di stare concentrato per il prossimo giro. Se non fosse che... In questo giro successivo mi sono trovato 3 kart praticamente fermi in un altro punto della pista. E chiaramente ho buttato via anche quest'altro giro. Ora, io partirò dal presupposto, e spero onestamente, che questo bloccarmi sia stato non intenzionale. E ovviamente non conosco i piloti in questione e anzi voglio anche oscurare i nomi perché non ho intenzione di creare polemiche inutili sul web. Comunque, io sono entrato subito dopo lo start del nostro turno, mentre questi piloti sono entrati dopo di me. E per questo motivo loro stavano portando in temperatura le gomme quando io invece stavo già tirando. Tuttavia loro lo stavano facendo in traiettoria e così hanno intralciato l'esecuzione del mio giro. E ora quello che mi chiedo è, uno che vuole entrare subito per sfruttare tutto il turno, cosa dovrebbe fare di diverso? Come avrei potuto io evitare una situazione simile? Semplice, non posso farci un cazzo. L'unica cosa che io posso fare è evitare di creare questa situazione ad altri piloti. Quindi, quando per qualche motivo sto andando piano nel turno di qualifica, semplicemente mi sposto dalla traiettoria. Il motivo? Perché semplicemente rispetto gli altri piloti e credo nel fair play. E sono fermamente convinto che quello che vince la qualifica deve essere il pilota più veloce, non quello più furbo, astuto e che gioca con i trucchetti. E appunto non sto accusando nessuno di queste cose perché sinceramente credo che non sia stato intenzionale, ma quello che mi chiedo è, se non ho il contesto per dimostrare quanto sono veloce, come Cristo dovrei fare il mio giro? E in sostanza quello che chiedo è un po' di rispetto in più? Se quello che è successo effettivamente non è stato intenzionale, semplicemente teniamo un pochino più aperti gli occhi, cerchiamo di rispettare gli altri e il loro turno di qualifica, così che possiamo gareggiare in modo equo, in modo giusto,
Comunque, tornando a noi e al mio turno. Io qui, lo ammetto, ho perso un po' di pazienza e iniziavo a perdere la concentrazione che invece ho avuto nei giri precedenti. Ma nonostante questo, nei giri successivi cercavo comunque di dare il meglio di me stesso, ma la gomma iniziava a calare e io iniziavo a essere più impreciso, anche per una questione emotiva, come già detto. E quindi, per evitare di sprecare le gomme inutilmente, che sono le stesse che poi userò in prefinale e in finale, decido di uscire dal turno di qualifica. Anche un po' alla cieca perché, come vedete, il Micron era spento, semplicemente perché non avevo collegato bene la batteria e quindi non avevo minimamente idea del tempo che avessi ottenuto. Alla fine risulta in qualifica un tempo di 47 e 199 che mi pone penultimo, in 14ª posizione. Però, come prima, cerco di eliminare tutti i pensieri negativi e di concentrarmi al 100% sulle 2 gare che rimangono. Lo ammetto, per quello che è successo sono un po' teso, ma comunque so benissimo che devo recuperare e che non posso permettermi di fare cazzate. Quindi giù di testa e devo dare il massimo. Mamma mia, riuscirò mai a fare una partenza decente? Non che poi da 14esimo a 15esimo cambi sto granché. Comunque, sono successi un po' di casini che coinvolgono altri piloti, ma che sfrutto per recuperare qualche posizione. Inoltre, ho fatto un sorpasso abbastanza pulito. Ora però, come sempre, giù di testa e devo accodarmi ai piloti che mi precedono. E devo aspettare il momento giusto per fare la mia mossa.
Bene, ho sfruttato il lungo del 606 per recuperare un'altra posizione e ritrovarmi ottavo, e ora devo solo recuperare i piloti che mi precedono. Ed è una cosa che mi è anche riuscita, infatti sono arrivato molto vicino a Frigo Mosca in diverse occasioni. Tuttavia, mentre lui tentava di sorpassare Vix, io tentavo chiaramente di sorpassarlo, anche se non sono mai riuscito davvero a creare la situazione del sorpasso. E qui riemerge ancora un po' il problema che c'era stato nell'ultima gara, sempre qui a Franciacorta, dove la mancanza di esperienza si è fatta sentire. E in sostanza mantengo questa posizione fino al termine della prefinale, che appunto concludo in ottava posizione. E considerando che sono partito 14esimo non è affatto male, anche se non è nulla di strabiliante, ma comunque mi permette di partire in quarta fila nella finale, che è sicuramente molto meglio di prima. Quindi tutto sommato sono molto carico e pronto ad affrontare l'ultimo turno di quest'oggi, quello più decisivo, ossia la finale. Allora, andiamo con ordine. La partenza stavolta non era schifosa, anche se ho perso una posizione in curva 1, ritrovandomi nono. Ma nonostante tutto riesco ad impormi, a difendermi e ad avvicinarmi ai piloti davanti. E quindi continuo ad avvicinarmi fino ad arrivare alla penultima curva della pista, in cui sono abbastanza vicino ma i piloti davanti hanno un contatto e io centro in pieno uno dei due. Incidente in cui ho rotto un braccetto e quindi sono stato costretto a ritirarmi. Ma ora analizziamo un attimo insieme come è successo questo incidente. Come si vede dalle immagini, io sono arrivato leggermente lungo rispetto alla traiettoria ideale. Ma questo non è dato da un punto di staccata assurdamente esagerato, perché infatti comparandolo con un giro della prefinale, il punto di frenata era praticamente identico. Però chiaramente la differenza tra uno degli ultimi giri della prefinale e uno della finale è la temperatura delle gomme, perché qui appunto non avevo ancora concluso un giro, mentre là ne avevo fatti una decina. Quindi a gomma usurata e fredda ho calcolato erroneamente il punto di staccata e sono arrivato lungo. E purtroppo l'insieme del mio errore e di questa sfiga ha inevitabilmente portato a un secondo incidente. E questo perché io non avevo alcuna via di fuga, semplicemente stavo frenando al 100% e mi sono trovato un muro davanti a me. A destra non potevo andare perché ero arrivato lungo, a sinistra c'era comunque l'altro kart e quindi è andata come è andata. Le conseguenze reali alla fine sono la rottura del braccetto, ma nient'altro. Il kart non si è fatto assolutamente nulla e noi due tantomeno. Ma più che altro ho buttato via una finale e quindi più in generale una gara che era un po' compromessa dall'inizio per gli avvenimenti della qualifica, ma per la quale ero comunque molto carico, quindi girano un po' le scatole, ma purtroppo talvolta bisogna mettersi il cuore in pace. E quindi nulla, non abbiamo potuto fare altro che tornare a casa abbastanza amareggiati da questa finale di KZ2, però è pur sempre esperienza, che alla fine è la cosa che mi manca di più in gara, quindi vedremo di fare andare diversamente la prossima gara. Quindi per oggi è tutto, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e in tal caso, come sempre, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video e noi ci rivediamo. Alla prossima!